babbuccia con le mattonelle Granny, quindi mattonella all'uncinetto, ok? È un progetto veramente molto semplice e occorreranno 6 mattonelle della stessa misura. Ora, come andiamo a realizzare la misura del nostro piede? Come potete vedere dal sotto, le nostre mattonelle sono messe, vedete, triangolari, quindi significa che io dovrò misurare in questa maniera qui, ok? Quindi vi faccio vedere, io ho stampato una pianta del piede proprio per farvi capire come dovete prendere la misura. Allora, significa che io vado a misurare, questo è il lato di sotto ovviamente del piede, inizio dal pollice, vedete, fino al tallone. Nel mio caso, quindi in base al disegno ovviamente, è 26 cm, quindi io farò 26 cm meno 1 cm uguale 25. Questi 25 saranno divisi per 2, quindi significa che ogni mattonella dovrà misurare 12,5, quindi la metà di 25, ok? Allora, significa che la misura della mattonella però dovrà essere presa di così, quindi io dovrò trovarmi 25 cm, quindi 12,5 per 2 in questa maniera qui. Ok? Quindi io nel box informazioni vi lascio il link per realizzare la mattonella, è inutile che ogni volta ve la faccio vedere perché altrimenti il video durerebbe veramente tantissimo. Quindi andate a realizzare 2 mattonelle che arrivino alla vostra misura. Nel mio caso la mia mattonella è di 11 cm, quindi significa che la mia pianta del piede era il doppio di 11, 22 più 1 centimetro che ho scalato, 23, tant'è vero che equivale a un numero 40 più o meno, 39-40. Questo è il piede che io in effetti ho realizzato, vedete questa babbuccia qua va a un piede 39-40, ok? Quindi se avete questo piede potete usare anche la mia misura. Quindi detto questo, realizziamo le nostre 6 mattonelle e le andiamo a assemblare insieme. Allora, come facciamo? Allora, dobbiamo assemblare, quindi cucire le nostre prime 4 mattonelle in questa maniera qui, ok? Una volta che abbiamo finito, le andiamo a cucire. Ora, i sistemi per cucire le mattonelle sono in realtà 2: ago e filo o uncinetto. Allora, io inizio a praticamente cucire con l'uncinetto. Poi voi potete anche farlo con il filo, non è, diciamo, importante questa cosa qui. Quindi inizio prima a cucirne 2 insieme e faccio in questa maniera qui. Da dove io ho praticamente lo spazio, voglio trovare una parte, ecco qua. Entro, vedete, nell'altro spazio di fronte dove ho lasciato la catenella per fare la mia mattonella, in questa maniera qui. Prendo e chiudo con una catenella, ok? Poi entro, vedete, nel punto subito dopo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Entro nel punto dopo e in quello dell'altra mattonella e chiudo a maglia bassissima. Di nuovo in quello dopo e chiudo a maglia bassissima. E arrivo praticamente fino alla fine qui. Quindi ragazzi, una volta che siamo arrivati, vedete qui, incontriamo di nuovo lo spazio, quindi entriamo nello spazio e chiudiamo di nuovo a maglia bassissima. Ok? Tagliamo il nostro filo e chiudiamo il punto in questa maniera qui. Quindi le prime 2 mattonelle le abbiamo cucite. Adesso andiamo a cucire allo stesso modo le altre 2, quindi iniziando da qui fino a qui. Allora ragazzi, una volta che abbiamo, vedete, cucito entrambi i lati, adesso non dobbiamo fare altro che fare in questa maniera qui. E andiamo a cucire insieme tutto questo lato, ok? Allo stesso modo come vi ho fatto vedere. Quindi iniziamo praticamente da dove abbiamo la catenella, in questa maniera qui, e cuciamo tutto questo lato, ok? Allora ragazzi, una volta vedete che abbiamo cucito la nostra
le nostre 4 mattonelle insieme, il risultato sarà questo. Ovviamente vedete la misura del piede, scusate, mi sarà questa qua, ok? La misura che noi dobbiamo avere è questa, quindi io devo misurare qua, ok? Giusto? 11 e 11 farà 22 nel mio caso, ok? Allora adesso noi dobbiamo andare a cucire la parte davanti, che sarà questa, ok? Come facciamo? Allora, io prendo il filo ovviamente dell'altro colore e prendo la mattonella dell'altro colore. Allora, se avete un dritto e rovescio, ovviamente questa è la parte dritta, vedete? Che verrà esternamente, questa è la parte del rovescio. Io metto sul lato dritto e la mia mattonella, questa qui, sul lato rovescio. Quindi io dovrò andare a fare queste cuciture, dovrò cucire questi lati così, vedete? Quindi questo e questo andrà cucito alla parte sottostante. Questa parte qui andrà cucita qui così, ok? Questa parte qui andrà cucita in questa maniera qui, quindi noi avremo questo risultato. Quindi significa che io inizierò a cucire, vedete, da questo lato qua, quindi farò così. Inizio a cucire così, come abbiamo fatto prima, prendo al centro. Vi ripeto, se voi volete fare con aghi e cotone potete farlo tranquillamente. Io, per chiudere bene il punto, faccio così, faccio la mia catenella, quindi chiudo il punto a maglia bassissima e inizio di nuovo a cucire in tutti i punti, ok? Così sempre a maglia bassissima. E arrivo praticamente fino a qui e poi continuiamo insieme. Allora ragazzi, arrivo qui trovo il mio centro, vedete? Dove ho proprio il centro dove ho fatto la catenella e altrettanto devo trovarmi ovviamente di qua, quindi vi voglio far vedere bene. Entro e chiudo di nuovo a maglia bassissima. Riprendo, quindi io, vedete, questa è la parte dritta, faccio in questa maniera qui, quindi così, e continuo a cucire. Entro nel punto, quindi ragazzi entro, vedete, nel punto. Adesso arrivo praticamente a cucire fin qui e poi proseguiamo insieme. Quindi ragazzi, vedete, arrivo di nuovo dove mi trovo con lo spazio da una catenella e anche ovviamente dall'altro lato e faccio così, ok? Adesso vedete, io giro in questa maniera qui e vado a cucire questa parte qui, quindi proseguo così. Entro di nuovo sul davanti e sul dietro, come vi ho fatto vedere finora. Ecco qua. Quindi proseguite e andate a cucire fin qui, ok? Quindi ragazze, io arrivo, vedete, di nuovo nello spazio da una catenella e anche ovviamente dietro e chiudo qui così, sempre a maglia bassissima. Adesso devo proseguire e cucire quest'altro lato qui, quindi io devo fare in questa maniera qui, devo andare a fare questo, ecco qua, a chiudermi anche questo, quindi io vado a proseguire e dentro, allora qui c'è un po' di spazio in più, vedete, ovviamente qui perché c'è la cucitura, quindi andiamo di nuovo nello spazio ed entriamo di nuovo al centro qui, ok? Come se facessimo nello stesso punto 2 cuciture, ok? Quindi entro di nuovo e giro, vedete, giro man mano. Poi dopo vi faccio vedere che dove ci sono degli spazietti fate con l'ago, ovviamente andate a chiudere un pochino meglio le giunture, quindi le cuciture, ok? Quindi vedete, io vado a proseguire proprio così, mi vado a cucire questo fino a qui, ok? Proseguite. Quindi ragazzi, arrivo, vedete, fino alla fine in questa maniera qui, sempre lo spazio da una catenella e quindi dietro chiudo alla stessa maniera, taglio ovviamente il mio filo e faccio così, ok? Ovviamente qui facciamo un bel nodino e andiamo a nasconderci il filo. Adesso andiamo a questa, quindi vedete la parte sul davanti che abbiamo cucito, questo sarà il rovescio ovviamente. Adesso giriamo e andiamo al lato del tallone, che andiamo a fare in questa maniera qui, a cucire in questa maniera qui. Poggiamo, questo è il lato dritto,
questo è il lato dritto e io poggio sopra così, ok, in questa maniera qui, e vado a cucirmi praticamente il lato dietro. Cioè, come potete vedere, il risultato, vedete, poi sarà così. È molto semplice, veramente. Allora, inizio da qui. Voglio farvi capire come dobbiamo fare. Inizio proprio da qui. Quindi arrivo, vedete, entro nella parte da una catenella e mi prendo lo spazio da una catenella qui. Prendo il mio filo e inizio, come vi ho fatto vedere finora, a chiudere a maglia bassissima. Quindi entro nel prossimo e faccio una maglia bassissima, nel prossimo e faccio una maglia bassissima. Adesso vado a fare in questa maniera qui, così, vedete, vado a cucire proprio così, ok? Fino ad arrivare dove ho il dito qui, ok? Allora ragazzi, arriviamo, vedete, nello spazio che di fronte abbiamo una catenella e anche qui la stessa cosa, entriamo e chiudiamo sempre a maglia bassissima. Tagliamo un po' di filo, un po' sempre più abbondante, perché dopo chiuderemo con l'ago, ok? Ovviamente i nostri fili andranno chiusi con l'ago. Adesso capovolgiamo e vi voglio far vedere, e il risultato sarà questo qua. Adesso dobbiamo andare a creare dei giri di maglia bassa e un ultimo giro di maglia bassissima. Questo darà un po', vedete come ho fatto qui, creerà il collo, vedete, un po' di collo ovviamente più ordinato ma anche più fermo al piede. Quindi come facciamo? Iniziamo, vedete, proprio dal centro, quindi andate a nascondere ovviamente i vostri fili, anche dopo, non è che dovete nascondere per forza adesso, però in questa maniera qui anche le giunture, vedete, avranno più stabilità. Quindi io prendo il mio uncinetto, in questo caso qua lo faccio con il colore, con il multicolor. Entro, vedete, al centro dove ho lo spazio da una catenella e inizio facendo ovviamente una catenella dove poi mi andrò a chiudere in questa maniera qui. Entro, vedete, nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Entro nel punto subito dopo, che sarà uno spazio nel mio caso, e faccio una maglia bassa. Entro in quello dopo e vado a fare un'altra maglia bassa, ancora un'altra maglia bassa, vedete, entro praticamente in tutti i punti lavorando delle maglie basse e non faccio assolutamente nessun aumento, perché questo serve proprio a dare un po' più di compattezza alla nostra babbuccia o scarpetta, insomma. Quando arrivo, vedete, dove io ho cucito, quindi vedete c'è proprio questo sistema, entro proprio nella maglia così e in quella subito dopo. Quindi andate proprio a creare, vedete, degli vedete come si unisce bene. Se in qualche punto non vi piace che vi rimane troppo spazio, potete chiudere con l'ago. Ovviamente è un punto traforato, quindi è ovvio, insomma, che sia così. Quindi ragazzi, proseguite per tutto il perimetro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, dove abbiamo iniziato e entriamo nella nostra catenella iniziale e chiudiamo a maglia bassissima. Adesso ragazzi andate a misurare, se vi è possibile ovviamente, la vostra babbuccia e anche se sono sicura che anche a voi ci vorrà, però ve lo dico di andarla già a misurare. Vedrete che è un pochino più morbida perché a questo punto è richiesto un punto di maglia bassissima, che significa che andrò a fare una catenella, entro, vedete, nei punti subito dopo, ma entro al centro, vedete, della maglia bassa, quindi non prendo due, ma prendo una sola solina, vedete, entro solo in una solina, prendo il mio filo e chiudo a maglia bassissima. Entro nel prossimo,
prendo il mio filo e chiudo a maglia bassissima. Per tutto il giro salirete sulle maglie basse in questa maniera qui, quindi maglie bassissime a coste, ok? Farete così per tutto il giro fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo iniziato. Una volta, ragazze, che sono arrivata alla fine, taglio il mio filo in questa maniera qui e vado praticamente a chiudermi il punto, come vi ho fatto vedere spesso con l'ago. Entro, vedete, così. E vado a nascondermi internamente il filo. Prima di tagliare, ovviamente, fate più di... e tagliamo il nostro filo. Andiamo ovviamente a nascondere anche gli altri fili ed ecco qui, ragazze, che la nostra coppia di babbucce è pronta. Indossate, come avete visto, hanno veramente una bella forma, così sono un pochino più bruttine, devo dire. Io vi ringrazio sempre di seguirmi come fate ogni volta. Se vi è piaciuto il video, un bel like e vi ringrazio tanto, ragazze. Ciao, alla prossima.